Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Un disegno e un articolo pubblicati nel 1882 ci offrono l'occasione di ricordare la cantante Anna De Belocca. Leggo l'articolo. Anna De Belocca. Ecco una cantante il cui nome riescirà quasi nuovo alla maggior parte dei lettori. Ed invero ben poche volte la De Belocca fu tra noi. Solo qualora ella si deciderà a calcare di preferenza le scene italiane che non le straniere, verrà ad occupare, e in brevissimo tempo, quel posto fra le nostre celebri artiste, cui le danno diritto i suoi rari talenti. Come già le dive Patti e Donadio, ancor questa cantante deve la sua prima fortuna a quella fenice degli impresari che è lo Stracoche. Egli conobbe la De Belocca proprio al suo esordio e, con quei mezzi potenti di cui egli solo sa tanto bene usare, la lanciò sulle scene dei principali teatri esteri, facendole a palmo conquistare una delle più alte mete desiderabili da un artista. Quantunque il nome suoni italiano, la signora De Belocca è tuttavia una russa purosangue. Nacque a Pietroburgo, ove suo padre, il signor Belochev, è stimatissimo come scienziato e come consigliere di Stato. Libera, per parte del genitore, di occupare il tempo come più le garbasse, volse la mente alla musica, studiando il canto sotto la signora Nissen-Saloman, che le fu maestra fino al giorno in cui l'allieva abbandonava la Russia per la Francia. Contemporaneamente agli studi musicali, la giovine Anna coltivò pure, con moltissimo profitto, quelli della pittura e delle lingue. Passata dopo a Parigi, riceve lezioni dai più celebri maestri ed ottiene quivi i primi applausi, i più dolci, che possa raccogliere un artista. Anche agli applausi una cantatrice quale la De Belocca a poco quasi ci si abitua ed oggi scorda quelli di ieri, ma i primi, tanto sospirati, non li potrà giammai dimenticare. Fu adunque a Parigi, sulle scene del teatro italiano, che ella per la prima volta si presentò nel Barbiere, nella Semiramide e nella Cenerentola. In questa ultima opera affrontò e superò felicemente il notissimo e celebre rondò, vero spauracchio per le prime donne, poiché Rossini pare abbia voluto in questo pezzo superare se stesso moltiplicando le difficoltà, ma il gran successo lo conseguì nel Barbiere. La voce della Belocca è ad un tempo di contralto e di mezzosoprano, di estensione per nulla eccezionale, in compenso è di un timbro armoniosissimo, è la vera voce per la Rosina del Barbiere, non quale l'udimmo cantata dalla Patti, ma quale la vuole Rossini. La parte di Rosina del Barbiere fu scritta per contralto, ma cantata quasi sempre da soprani, dovette assoggettarsi a tutte quelle variazioni che il gusto d'ogni artista credette poter applicare ai 1000 arabeschi rossiniani. La De Belocca eseguì l'opera di Rossini in tutta la sua purezza di concetto e di forma, riportando in quell'occasione un successo veramente straordinario, sia per parte del pubblico che della stampa. Lo stesso entusiasmo questa cantatrice, sempre sotto le spoglie di Rosina, lo vide a ripetersi qualche anno fa a Nizza. Prima però di presentarsi al pubblico del teatro italiano, ella a Parigi era si già fatta sentire ed applaudire in un concerto alla Sala Ventadour, a Saint-Pierre de Chaillot e da ultimo all'Odéon in occasione di un'accademia di musica sacra.
Parigi, in una parola, le diede il primo e il più splendido battesimo artistico. E da questo punto noi vediamo il celebre Stracoche incominciare un felicissimo pellegrinaggio con la giovane cantante, della quale un giornale non si peritò a scrivere: ella ha diviso con l'Alboni e con la Patti la gloriosa eredità della Malibran. Il nostro ritratto la rappresenta nell'atto secondo della Carmen, opera che col Barbiere gode le simpatie dell'esimia cantatrice russa, allorché la volubile spagnola danza nell'osteria di Lilas Pastia. È l'atto nel quale ha luogo il bellissimo duetto di Carmen con l'amante Don José. Voglio danzar per il tuo piacer. Quest'opera, come già il Barbiere, offre campo alla bella e brava artista di far splendere le proprie doti. La De Belocca, nello stupendo lavoro di Bizet, accoppia con felice riuscita alla noncuranza, alla leggerezza di Carmen il brio di Rosina. Il contributo è firmato Valle. Spero che questo contributo sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!